Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Scorpione, tendenze energetiche predestinate per giugno. Ragazzi, abbiamo la carta del mondo. Periodo di compimento, di completamento, di raggiungimento di qualche risultato. È anche una carta che ci parla di bambini, quindi per qualcuno potrebbe essere un mese dedicato ai bambini o al proprio bambino interiore. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione c'è il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e poi c'è anche il link, ragazzi, al seminario di approfondimento sulle famiglie reali che si terrà a inizio giugno 2025. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie predestinate per il mese di giugno. Allora, iniziamo con la giustizia, il re di coppe, abbiamo una regina di spade, il matto, 4 di spade, abbiamo il sole, abbiamo un 4 di coppe, e il giudizio, ragazzi. Giustizia e giudizio avete, eh? Dunque, adesso andiamo a vedere il movimento energetico più importante del mese, quindi spiegherò carta per carta, dopodiché andiamo a fare i vari esempi per l'amore, il lavoro, il denaro, via dicendo. Allora, partiamo da questa giustizia. La giustizia di solito è una carta che parla di equilibrio, parla di contratti, parla di accordi, di cose che vengono messe in regola. Morte e torre! È come se si fosse regolarizzato qualcosa o si regolarizzasse qualcosa nel mese di giugno. Andiamo a vedere il re di coppe. Regina di denari e re di coppe nuovamente. Andiamo a vedere anche la regina di spade. Fante di spade, 2 di bastoni e 6 di bastoni. Allora ragazzi, ho la sensazione che appunto ci sia come un qualche tema qua che potrebbe rischiare di rompersi, ma grazie alla carta della giustizia, secondo me, si mette in equilibrio, si mette a posto. Per qualcuno quella giustizia fa riferimento a qualche questione burocratica. È come se ci fossero degli accordi per non interrompere qualcosa. Devo dire che poi avete anche 2 re di coppe. Ci potrebbe essere come un tema o con il partner o con un padre o con un capo anche per qualcuno. Andiamo a vedere il matto.
Credo anche, ragazzi, che nel mese di giugno terrete sott'occhio qualcuno. Il matto è spiegato da un 7 di coppe e da un 10 di pentacoli. Ho la sensazione che, soprattutto se è una relazione a due, non dico necessariamente romantica, può anche essere lavorativa, però è come se ci fossero delle discrepanze tra i vari componenti di questa relazione, che per qualcuno si tratta di un gruppo della famiglia, per qualcun altro sono semplicemente magari dei colleghi. Andiamo a vedere il 4 di spade. Hmm, 7 di spade. E eremita. Ragazzi, fate attenzione perché qua avete giustizia e 7 di spade, quindi qualsiasi tipo di contratto dobbiate firmare, fatevi seguire da un legale. Qui abbiamo effettivamente la regina di spade al contrario, che normalmente quando ci sono i re e regine di spade possono rappresentare un avvocato, un legale, un notaio, insomma qualcuno che abbia effettuato gli studi legali. Non so, ho la sensazione che qualcuno rifiuterà qualche buona occasione. Andiamo avanti, andiamo a vedere il sole. E comunque, se dovete firmare dei contratti, fate attenzione perché con questo 7 di spade potrebbe esserci qualche cosa che non vedete subito. Quindi cercate di mettere le cose più in chiaro possibili. Avete anche il fante di spade, che è colui che osserva. Quindi cercate di osservare bene le dinamiche di comportamento dell'altra persona piuttosto che della situazione prima di fissare qualcosa con questa giustizia. Allora, il sole è spiegato da un asso di spade e da un 9 di spade. Io credo che qui ci sia una preoccupazione da parte vostra nel mese di giugno, o per un qualche cosa che non è stato detto, o è qualche cosa che non sapete, o è qualche cosa che voi non avete detto, perché avete sia l'asso di spade al contrario che il 7 di spade. Adesso andiamo a vedere il 4 di coppe, perché anche il 4 di coppe è una carta di cecità. Quindi è come se non voleste vedere qualcosa, è come se non voleste accettare qualche tipo di cambio importante e cercaste di regolarizzarlo. Imperatrice e 5 di bastoni. Andiamo a vedere anche il giudizio. Cinque di coppe e 4 di pentacoli. Allora ragazzi, io sento che questo mese ci sarà un attaccamento a qualche cosa e credo che farete qualcosa a qualcuno e credo che farete abbastanza di tutto per riuscire a raggiungere questo traguardo che alla fine con il mondo arriva, però è come se fosse un po' faticosello questo, questo traguardo, soprattutto perché qui c'è qualcuno che non la racconta giusta. Ho come la sensazione che qualcuno potrebbe fare carte false pur di mantenere la situazione così com'è. E con questo 4 di coppe ho anche la sensazione che qualcuno chiuderà non solo un occhio, ma tutti e due davanti a cose che magari non sono proprio regolari, non sono proprio, come vi posso dire? Sì, di buon auspicio, mettiamola così. Diciamo che avendo anche il giudizio a fine periodo, sento che arriverà come una presa di consapevolezza. Quello che prima non si riusciva a vedere o stavate magari nascondendo, ehm, diciamo sarà più chiaro verso la fine del mese.
credo che vi renderete conto di quello che ormai non c'è più e voi vi state attaccando lo stesso a questa cosa che ormai non c'è più. Potrebbe essere una relazione, potrebbe essere... Vi faccio anche un esempio sciocco, però facciamo finta che voi e il partner continuiate a bisticciare per la stessa cosa. Ecco, è come se questa cosa, il motivo del bisticcio, ad un certo punto non ci fosse più e avete bisogno come di cambiare loop, di cambiare modo di pensare. Ok, questa cosa non c'è più, lascio andare, che è quello che non si riesce a fare all'inizio del periodo, secondo me. C'è qui un qualche cosa che vorreste regolarizzare e che sta per rompersi. Però sento che con tutti i movimenti che farete nel mese di giugno, secondo me ci sarà come il raggiungimento di un risultato, il compimento di qualche obiettivo. Ok, andiamo a vedere settore per settore, ragazzi. Partiamo dal lavoro. Allora, per quello che riguarda il lavoro, se siete disoccupati, io ho la sensazione che a fine periodo, quindi a fine giugno, possa arrivare un contatto. Non dico che sia già un lavoro, anche se, avendo la giustizia, avendo comunque il re di coppe, il 6 di bastoni e l'imperatrice, per qualcuno potrebbe già iniziare un lavoro o aver già firmato come un precontratto. Se quello non fosse il vostro caso, vi dico che entro la fine del mese potrebbe arrivare la chiamata che tanto state aspettando da quell'azienda, da quel ristorante, da quel bar, insomma. È facile che vi contattino entro fine mese per iniziare un nuovo lavoro. L'unica cosa che mi viene da dirvi, non alterate le vostre capacità, cioè non dite che sapete fare delle cose se invece in realtà non le sapete fare. Io non sento che ci sia particolare problema se non sapete fare certe cose, l'importante è essere onesti perché così uno può imparare. Se foste dipendenti, ragazzi, allora, per quello che riguarda i dipendenti, sento che sarà utile fare buon viso a cattivo gioco. Mm, è più un mese dove è utile osservare le dinamiche di comportamento all'interno dell'azienda. Ehm, Però ho anche la sensazione che sia meglio per voi mantenere un low profile, un profilo basso. Confondetevi con la tappezzeria. Soprattutto non vi mettete nei pettegolezzi, non vi mettete nelle critiche, nelle lamentele, perché ho come la sensazione che questo tipo di energia durante il mese di giugno possa portarvi particolarmente giù. Quindi appena vedete che c'è un gruppetto di persone che sta spettegolando, girate i tacchi e andate a farvi un giro. Non assorbite quel tipo di energia. Per quello che riguarda invece le persone che sono autonome, allora io qui ho la sensazione che lavorerete per strutturare, per solidificare quello che è la vostra attività, la vostra azienda. Se avete per caso dei collaboratori, fate attenzione sia a quello che dite che a quello che viene detto, perché anche qui ho la sensazione che qualcuno potrebbe, tra virgolette, nascondervi qualcosa. Magari vi hanno detto che sono in grado di fare un certo lavoro, invece non lo sono. Anche qui, prima di firmare qualche contratto, perché la giustizia ce l'avete proprio a inizio mese, quindi ho come la sensazione che stiate cercando di fare le cose in un certo modo e qui per qualcuno potrebbero esserci stati dei contratti già firmati, magari a fine maggio, per esempio. Però ho la sensazione che andrete avanti di più se sarete da soli, se farete le cose con la vostra testa.
come se riuscisse ad ottenere più risultati in quel caso lì. Per quello che riguarda, andiamo con l'amore. Allora, se siete single, ragazzi, devo dire che entro la fine del mese promette bene, c'è come un personaggio, sinceramente, che potrebbe apparire, soprattutto se siete single da poco, se avete rotto da poco o se siete anche in fase di uscita da una relazione, sento che presto potrebbe arrivare una persona di un certo spessore. Tenete presente che voi avete ancora abbastanza l'energia contaminata dalla vecchia relazione e non importa se sono 3 anni che siete single e non frequentate nessuno, sento come se ci fossero ancora delle dinamiche che avete acquisito durante l'ultima relazione che sono da pulire. Quindi prima di infilarvi in qualcos'altro cercate la vostra stabilità. Per quello che riguarda le persone che sono già in una relazione, allora io sento come se non foste esattamente sulla stessa lunghezza d'onda nel mese di giugno, è come se uno andasse da una parte e l'altro andasse dall'altra. Però questo non vuol dire che la relazione non vada bene, semplicemente come se aveste punti di arrivo e obiettivi diversi l'uno dall'altra. Però guardate ragazzi, tutto sommato sento che ci sarà una presa di consapevolezza, avete il giudizio alla fine della lettura ed è come vedere qualche cosa che prima non vedevate. Un po' come l'appeso. Io credo che qualcuno qui, soprattutto se siete tanto giù di morale, credo che qualcuno verrà come in aiuto e vi farà vedere quanto di positivo c'è ancora o nella relazione o nella situazione, perché qualcuno è proprio titubante qui. Non è che la relazione in sé vada male, è che ci sono una serie di fatti contingenti intorno che destabilizzano. Ok, per chi fosse in una relazione clandestina, allora, qui ragazzi sento che le cose vanno un po' a rilento. Diciamo che quello che avete è solido, quello che c'è con l'altra persona è solido. Non sento che si possa ancora ufficializzare, non so chi dei due ha ancora una relazione in essere, potrebbe essere l'altro, comunque, potrebbe essere l'altra persona che ha ancora una relazione in piedi. Però ho anche l'idea, ragazzi, che vedrete lungo. Questo mese di giugno vi darà la possibilità di capire se effettivamente l'altra persona ci tiene a voi oppure no. È come se dovessero essere affrontati certi temi, anche un po' spinosi per qualcuno, ma che metteranno, scopriranno le carte in tavola, secondo me. Se parliamo di soldi, allora io qua devo dire che, allora, innanzitutto ho sentito la parola assicurazione, quindi può essere un invito per qualcuno ad aprirsi un'assicurazione privata, un fondo pensione, un fondo investimento. Diciamo che se avete già investito nel mese di giugno le cose andranno abbastanza bene, c'è come un aumento degli introiti, degli ingressi. Se appunto avete fatto investimenti, questi potenzialmente possono crescere, però ho anche la sensazione che a qualcuno scapperà un buon investimento. E per quello che riguarda il flusso di soldi, quindi entrate e uscite, io credo che avrete come delle belle sorprese, cioè entrerà qualche soldo in più, però è anche vero che uscirà qualche soldo in più, cioè finirete comunque in pari. Quindi non vedo grossi problemi dal punto di vista soldi. Se parliamo di famiglia, ragazzi, e per famiglia io intendo la famiglia allargata, quindi gli amici, sì, gli amici, parenti, vicini, colleghi, le persone che più o meno ci girano intorno,
Ho la sensazione che sarà un buon periodo, che vi confronterete con queste persone intorno a voi e che qualcuno potrebbe anche darvi come una bella spintarella per dire: ma guarda che puoi fare di più, guarda che tu sei di più, guarda che puoi arrivare all'obiettivo che tu ti sei prefisso. Quindi devo dire che è un bellissimo periodo. Se parliamo dello stato psico-emotivo, ragazzi, mm, allora ho la sensazione che avrete bisogno di coccole, avrete bisogno di tante coccole questo mese. Potete farvele, potete prendervi una giornata da passare alla spa, potete prendervi un giorno da passare in mezzo ai boschi, in natura, insomma, è come se vi dicessero di dare ascolto al vostro bisogno di tranquillità, di coccole, di darvi ascolto fondamentalmente. Mm? Ok ragazzi, andiamo a vedere qualche oracolo per concludere la lettura. Ok, abbiamo liberati dalla necessità di lamentarti. Adoro queste carte. Allora, qua dice, valuta onestamente se sei una quejica, tipo una lamentosa, come si dice? Sì, una persona che si lamenta molto, no? È lo stesso se queste lamentele le condividi con altri o se le tieni per te stessa o per te stesso. Sì, propenso a queste lamentele. Essere propenso a queste lamentele è una maniera, è un modo di osservare una situazione senza vedere le sue potenziali benedizioni. L'obiettivo: liberati di questa predilezione per le lamentele e, invece, cerca di vedere il lato positivo delle cose. Bellissima, ragazzi. Andiamo a vedere ancora un oracolo di questi. Ok, carta numero 9. L'isola del tesoro è un po' come se vi dicesse, qui avete il 9 che è l'eremita, è un po' come se vi dicesse che vi state piano piano, come vi posso dire, trasportando verso la scoperta di un vostro tesoro. Tenete presente che qui il tesoro non è in un posto lontano dalla tartaruga, lei ce l'ha sulle spalle, come se il vostro sapere, il vostro avere, il vostro essere sia il vostro tesoro. E poi abbiamo la carta numero 2 che è la carta dello Yin, che è una carta di forte femminilità, è una carta di ricezione, è una carta di passività, nel senso che resto passivo e fermo in attesa di quello che arriva. È una carta di forte canalizzazione, ragazzi. Vi dice anche di rallentare un pochino il passo, secondo me. Ok, ultimo oracolo. Ok, abbiamo la carta numero 24 e questa carta parla di radici. Qui mi vengono in mente gli antenati. È un po' come se vi dicessero di rispettare il vostro lignaggio, da dove arrivate, quello che avete imparato, però è anche una carta che parla di liberazione, di libertà proprio. E che qui all'inizio è come se ci fosse qualche cosa che non volete lasciare andare, ma anche qui alla fine. Si tratta di trasformare il pensiero che avete o l'attitudine, il modo di agire o reagire inerente a questa situazione. Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere nei commenti. Mi raccomando, mettete mi piace al video se lo volete, se volete sostenere il canale, potete anche iscrivervi o condividerlo. E per iniziare un percorso di crescita con me, mi potete contattare via mail, io poi vi mando le lettere di presentazione dove vi spiego come lavoro con le credenze limitanti. È un lavoro personalizzato, cucito sulla persona, ok? Però se per X motivi non riuscite a
magari affrontare questo percorso privatamente, diciamo, potete anche abbonarvi al canale. La sezione degli abbonamenti prevede tutto il lavoro delle credenze limitanti. Ci sono argomenti di metafisica che vi spiegano i chakra, come rielaborare il chakra, come sciogliere i traumi, ci sono delle meditazioni, cioè è un percorso di crescita, diciamo che io ho affrontato in più di 25 anni, che è stato condensato e messo lì a disposizione per voi. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla per rendervi conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi auguro un giugno splendido, visto che è anche il primo mese dove inizia l'estate, e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!